Il sito web, oggi una galleria d'arte virtuale indispensabile. Oggi essere assenti sul web per il mondo dell'arte equivale quasi a non esistere. Scopriamo perché è ancora importante anche il sito web e come esso sia fondamentale per un artista, gallerista o un professionista del settore. Seppure oggi si pensa che i social network possano sopperire alla presenza di un sito web, in realtà non è proprio così, in quanto avere la presenza stabile del proprio sito web migliora tutte quelle condizioni di SEO, SEO di ottimizzazione di ricerca e inoltre permette una continuità nel tempo. Cosa significa? Che i social potrebbero passare, ossia non essere più utilizzati, non essere più acquisiti, non essere aggiornati o passare semplicemente di moda. Ne possiamo citare tanti di casi simili. Pensiamo a ICQ, a IRC o ancora per esempio al grande MySpace. C'erano degli account che avevano milioni di fan e oggi molti di noi manco sanno più che cos'è. O guardiamo per esempio Facebook, in questo momento in continua caduta libera, dove gli influencer più grandi, gli artisti più grandi hanno abbandonato a favore di Instagram. E allora capiamo come il sito diventa una costante, una vetrina, una vera e propria galleria virtuale per promuovere le proprie attività, senza subire eventuali oscillazioni del mercato dei social e della comunicazione. Il sito quindi c'è e rimane e rappresenta la vostra professionalità, la vostra arte e rimane una traccia stabile per poter comunque dire al mondo che esistete e che siete importanti. Se pensiamo agli artisti, allora valutiamo il sito web nel loro percorso di vita. In fase emergente vi permette di dichiarare che esistete, che siete dei professionisti, in cui potete rappresentare la vostra arte e avere così un biglietto da visita. In fase di consolidamento potrete dimostrare i contatti, quindi dove è possibile acquistare la vostra arte o ancora comunicare le vostre mostre o le collaborazioni con le gallerie per il mondo. Ed infine, nella fase di completa affermazione o addirittura post mortem, il sito dell'artista diventa poi il sito dell'archivio. Pensiamo allora ad artisti importanti come Daniel Buren o ancora Tony Craig, i quali siti diventano dei veri e propri archivi online, punto di riferimento per collezionisti, case d'asta o ancora galleristi che vogliono avere informazioni sulle loro opere e possono in qualche modo fare una prima verifica dell'opera da acquistare o da proporre. Dobbiamo però tenere in considerazione alcune caratteristiche quando compriamo il nostro dominio. Se pensiamo ad un artista, il primo elemento da considerare è il dominio, ossia la scelta del nome dell'URL, ossia quel sito che la gente digiterà per poterci entrare. E allora pensiamo al nome dell'artista, potrebbe essere la scelta sicuramente migliore. Che sia .it, che sia .com, potete scegliere quello che più vi aggrada. Ovviamente prediligiamo l'it se siamo in Italia, il com come commerciale in generale, ma poi possiamo andare a scegliere anche altri profili. Esistono poi profili .art, .gallery, .name, eccetera, eccetera, ma sicuramente ancora oggi quelli più semplici sono la soluzione migliore. Per quanto concerne gli artisti, pensiamo allora a una sezione dedicata allo statement, ossia un testo chiaro e conciso nel quale si parla della propria arte, una parte dedicata al portfolio, ossia una galleria di immagini suddivisa per contenuti, tecnica, anno o ancora tipologia di arte proposta, in cui il visitatore può avviare una vera e propria esperienza artistica, ossia poter visionare la vostra arte, fare un viaggio tra le vostre opere e poter magari così scegliere quella da acquistare. Ovviamente prevederemo una pagina about dove inseriremo il nostro bio, il nostro curriculum, una breve scheda sintetica dove andiamo a raccontare le nostre esperienze e ancora le esposizioni, le collaborazioni con le gallerie, tutto quello che possa valorare la nostra figura d'artista. Ed infine una pagina contatti dove è possibile entrare appunto in contatto con voi, quindi il numero di telefono, un'email o un forum per mandare un'email automaticamente online. Questo per creare così una connessione con i vostri utenti e dare l'opportunità di essere contattati per chi vuole acquistare un'opera, fare una collaborazione o per qualsiasi altro motivo. Anche le gallerie d'arte ovviamente prediligono ormai il sito web e utilizzano questo per fare delle vere e proprie esperienze di vendita, creando delle zone dedicate alla stampa, riservate per le anteprime o ancora la possibilità di scegliere le proprie opere e di salvarle in una lista di preferiti. Pensiamo a Gagosian, pensiamo a Massimo De Carlo, Hauser e Wirth, i quali sono stati tra i primi ad adottare strategie di questo genere. O ancora grandi nomi come la Galleria David Zinner, il quale apre una selezione dedicata alla vendita delle opere, in cui è possibile acquistare opere d'arte, curata dall'influencer Elena Soboleva, ed offre quindi la possibilità per i nuovi collezionisti 3.0, spesso giovani, di poter addirittura acquistare opere d'arte online. Ovviamente per l'arte accessibile questo è già normale, è un'usanza tipica, sono numerosi i siti in cui è possibile comprare limited edition, prints, pensiamo ad Art Becker, il cui prezzo medio mediamente non supera i 500 euro. E allora cambia interamente l'esperienza di vendita e quindi diventa più veloce, più rapida la possibilità di comprare e ricevere a casa la propria edizione limitata.
Ma anche i grandi collezionisti non sono da meno, permettono grazie ai loro siti web la visione della propria collezione. Allora pensiamo in Italia alle Best Pratis, pensiamo a Giuseppe Iannaccone o ancora alla collezione Maramotti, tra le prime in Italia ad aprire la propria collezione ad un pubblico vasto come quello online. Il sito web quindi permette di poter raccontare la propria arte o la propria professione nel mondo dell'arte o ancora la propria collezione ad un pubblico vasto e vi permette di farlo nel modo migliore e con la grafica, con le strategie più affini a comunicare la vostra attività. Una grande opportunità che rimane stabile nel tempo e che potete gestire e soprattutto sfruttare per creare nuove opportunità e raggiungere sempre più persone. E tu sei pronto a creare il tuo sito web per la tua arte?